Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Angelina Jordan, me l'avete chiesto voi e mi avete proposto di ascoltare Unchained Melody qui nel 2023 alla cerimonia per il premio Nobel. È una canzone che conosco, una canzone popolarissima, conosciutissima, rifatta in tantissime versioni diverse, ma vi dirò la verità, non ho mai ascoltato questa versione di Angelina Jordan, tra l'altro una versione live, quindi sono molto curioso di andarla a sentire. Lei mi piace tantissimo, ho fatto tante altre reaction su di lei da quando era piccolina fino ai giorni nostri ed è veramente un grande talento, una grande artista. È un po' che non faccio reaction su di lei, quindi bando alle ciance, andiamo subito ad ascoltare. Prima di iniziare vi chiedo solo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. E ora ascolterò tutta l'esibizione senza mai interrompere e poi tornerò da capo per dare qualche dettaglio tecnico di analisi vocale. Andiamo a sentire. Good for your touch alone, lonely time, and time goes by so slowly. So much you still I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah, lonely riverside, wait for me. I'll be coming up. Wait for me. Oh, my darling, I've hungered for your time. Lonely time. To
Ok, allora dirò una cosa molto impopolare, però non mi è piaciuta tanto. E vi spiegherò anche perché. Qua mi ha proprio dato l'idea di respirare male. Cioè, fin dall'inizio l'ho sentita sempre un po' in affanno. Subito ho pensato che fosse una sua volontà di creare questo suono arioso, giustamente, no? Però dobbiamo anche pensare che il suono arioso non è sfiatato. Non può essere "Oh, my love, I know", perché ogni volta, a parte che io credo che fosse totalmente in iperventilazione cantando questo brano, perché ogni frase dura pochissimo proprio perché sfiata tutta l'aria in pochissimo tempo e ogni volta che respira solleva molto le spalle e crea questo effetto affannoso. Quindi dopo un po' che respiri in questa maniera gira la testa. Io non so come ha fatto a stare in piedi fino alla fine del concerto, nel fine dell'esibizione, non so poi se ha cantato altre canzoni, comunque mi ha dato un po' questa impressione di affanno, non so se l'avete notata anche voi, non so se non stesse magari tanto bene e quindi aveva il diaframma un po' bloccato, non lo so, però mi sembra proprio che respiri male, non lo so, mi ha dato questa impressione negativa, però per il resto questo può avere dato anche il vantaggio di creare questo senso di affanno, forse voluto, non lo so, per dare ancora più peso emotivo a questo brano, per creare un pochino più di tormento, non so come dire, un pochino più di affanno appunto, e che ti vuole comunicare anche all'ascoltatore, quindi forse è anche una scelta di questo tipo, non lo so, però io ho sofferto un po' ascoltandola per questo motivo. Invece quando vai in voce piena, in certi momenti ce ne sono un paio, lì controlla un po' meglio il fiato perché chiaramente è obbligata a comprimere un po' di più e quindi lavora anche meglio di respirazione, anche se tende comunque anche lì a spoggiare un pochettino, lavora poco di appoggio, non so come mai, perché in altre esibizioni non mi ha dato questa impressione. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io non voglio assolutamente offendere, non voglio attaccare e non voglio essere attaccato dai fan di Angelina Jordan, però dico esattamente quello che penso in modo molto educato e onesto da vocal coach. Io sinceramente l'avrei fatta un po' lavorare su questa questione della gestione del fiato, ok? Proviamo a risentire un attimo da capo. Intanto, vabbè, facciamo un elogio a questa orchestra, l'orchestra di Cork, veramente molto bravi, molto bello anche questa esibizione dal vivo, molto evocativa, efficacissima. Però risentiamo un po' l'inizio. Allora, mi piace moltissimo il suo vibrato ed è una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo di lei, e qui lo sta ancora più enfatizzando, rendendolo molto regolare e anche molto ampio come tipo di vibrato. È un vibrato mediamente lento, ok, velocità media, un'escursione molto ampia e molto regolare, veramente interessante. Però sì, già in queste prime frasi avete sentito come riesce a tenere pochissimi secondi ogni frase, perché deve ogni volta fare questo e si sente tantissimo nel microfono. Poi sicuramente ci sarà anche un po' un compressore sul microfono che va a enfatizzare ancora di più questa cosa, però non si dovrebbe sentire così tanto il respiro a ogni frase. Ecco, il corretto inspiro nel canto dovrebbe essere silenzioso, veloce e silenzioso, non si dovrebbe proprio sentire nulla, ok? E non si dovrebbe sollevare così tanto il petto, un pochettino si solleverà, però non le spalle, ecco, perché significa che sta lavorando poco con i muscoli intercostali, sta aprendo poco la cassa toracica, ok? Che è importante che si apra proprio perché poi i muscoli intercostali, che sono i muscoli che si trovano tra le coste, vanno a mantenere appunto questa apertura costale, e di conseguenza il diaframma rimane contratto, rimane abbassato, e in questo modo riusciamo a controllarne la risalita e quindi di conseguenza anche riusciamo a controllare l'aria che sta uscendo, ok? Quindi dobbiamo in qualche modo trattenere l'aria
il fatto che lei voglia cercare un suono soffiato la porta a my love, a sfiattare così tanto. Però se ci fate caso, nella primissima frase, quando dice oh, oh, qui non l'ha fatto, non era eccessivamente ariosa. Sentite un attimo, qua era proprio bilanciata. Invece quando dice my love, lì, da lì in poi ha iniziato a sfiatare. Questa è perfetta, bellissima, mi ha colpito tantissimo per questa profondità di frequenze basse che riesce a dare, questo calore che riesce a dare con questa prima nota, semplicemente, quindi era partita benissimo, poi sentite il mai come si sfalda. Poi lo controlla, però quando vogliamo fare i soffiati bisognerebbe stare un po' sul filo. My love, piuttosto che my love, perché così mi sento proprio che mi sto spremendo e lei sta tendendo più verso quella direzione lì. Poi ci possono essere mille motivi, magari si sentiva male, cioè nel senso sentiva poco la base, nel senso non sentiva bene la sua voce, non aveva un buon ascolto, ok? Quindi probabilmente ci sono anche dei motivi legati a questo, ok? Però sì, mi dà un po' quell'impressione. Vabbè, andiamo un po' avanti. Ecco, ho quasi l'impressione che sulle note basse lo controlli meglio, anche questo soffiato, e riesce ad appoggiarlo un po' meglio. Avete sentito che su quel bye non è riuscita neanche a arrivare alla fine della parola? È un problema questo, secondo me, non lo so. C'è qualcosa che non sta funzionando in questa esibizione, ma non vi so spiegare come mai, perché non so in retroscena, quindi bisognerebbe capire se ci sono dei problemi tecnici o problemi fisici legati a questo, o semplicemente problemi tecnici legati alla tecnica vocale e non tanto alla gestione dell'ascolto sul palco. Qua per esempio, che ha creato questa compressione che ha reso il suono un po' più pieno, è riuscita un po' meglio a gestire questo flusso d'aria, anche se era veramente sul filo del rasoio, perché da un momento all'altro avrebbe potuto tranquillamente cedere e perdere il controllo, perché era partita già con un attacco molto spoggiato, quindi è difficile poi mantenere la compressione se parti già spoggiato. Invece poi è riuscita comunque a controllarlo, quindi è stata bravissima nel riuscire a gestire tutte queste problematiche. Anche questa frase l'ha proprio spezzata per mancanza di ossigeno, sentite ancora. Se guardate il suo petto, qui proprio non sta tenendo, sta facendo questo. Poi lei ha anche la, diciamo, la complicazione data dal fatto che ha il busto molto minuto, molto sottile, quindi non ha una grande apertura costale. Se voi guardate me, si vede proprio che si allargano il petto quando respiro. Lei invece no, e però dovrebbe proprio lavorare con quello che c'è, cioè con lo spazio che ha a disposizione nel suo corpo, e soprattutto con i muscoli interni, perché gli intercostali sono muscoli che stanno dentro, ok? Si trovano proprio tra le coste, sono loro che devono tenere l'appoggio. Significa proprio continuare a trattenere l'aria anche quando l'aria sta uscendo, perché il suono arioso lo crei con una sorta di triangolo posteriore, cioè le corde non rimangono chiuse completamente ma si aprono leggermente dietro, quindi non è ma però appunto continuando ad appoggiare, continuando a trattenere. No, my love, I know.
allora riesco a tenerlo, però è un controllo che va effettuato appunto sul proprio strumento, che non è immediato. Evidentemente qui qualcosa è sfuggito dal suo controllo, secondo me. I need your love, Godspeed your love. Poi non mi sembra neanche troppo convinta lei, secondo me proprio è un po' giù di forma, non lo so. Comunque visivamente bellissima, vedete questo look fantastico, sembra una corona, questa capigliatura pazzesca. Lei poi ha una voce di altri tempi, veramente, infatti interpreta sempre brani un po' datati, un po' vintage, perché lei è perfetta per questo tipo di vocalità, quindi comunque artisticamente lei è sempre incredibile e continuo a stimarla tantissimo. Ho l'impressione che debba lavorare un po' sulla tecnica vocale a livello di respirazione, ma sono tutte cose che si sistemano tranquillamente con un insegnante di canto. Ecco, probabilmente lei ce l'ha, forse era un po' fuori allenamento in quel momento. Andiamo avanti. Rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Belli questi passaggi in falsetto, sempre un po' sfiatati, però comunque abbastanza controllati, è brava a gestire le dinamiche, quello sì. Quindi comunque se la sta portando a casa molto bene. Ecco, per un orecchio da non addetto ai lavori sicuramente è stata una buona esibizione. Io che ho un orecchio da insegnante di canto, diciamo che ci sono delle cose che non posso non notare, però vabbè, è la mia deformazione professionale, perdonatemi. Ecco qua, per esempio, su questo My Love è riuscita a bilanciarlo un po' meglio, proprio perché aveva sfiatato tanto nella frase prima, qua è riuscita a ricontrollarlo, ok? Quindi ha trovato un equilibrio. Qua ha portato il suono verso la maschera, per cercare di dargli un pochino più di carattere e comprimere un po' di più. Scelta intelligentissima, anche se il falsetto precedente di nuovo l'ha sfiatato. Poi dopo invece fa dei falsetti che invece mantiene più controllati, infatti non c'è questa sensazione di sfiato e di aria eccessiva. Andiamo a sentire. Qua ha fatto un passaggio falsetto, poi è ritornato in voce piena, collegandolo, anche se non perfettamente, perché c'è stato un piccolo break, ma non tanto voluto, quanto piuttosto una piccola tensione in gola per controllare il passaggio quando è tornata in petto praticamente. Però comunque già questo falsetto che ha fatto qui era un pochino più controllato, un po' più compresso, un po' più squillante, e infatti dopo lo rifà. Qua per esempio è riuscita a controllarlo meglio perché ci ha messo il fry. Il fry non è solo questo e non è solo un colore aggiuntivo per interpretare, è un aiuto che si dà, non so quanto consapevolmente, probabilmente lo fa consapevolmente, per comprimere un po' di più, perché quando facciamo questo aumenta la compressione cordale e anche un po' falso cordale per mantenere un suono un po' più compresso, quindi meno sfiatato, ok? Infatti qua l'ha gestita meglio, avete sentito, no?
molto carini questi falsetti finali, li ha tenuti sicuramente meglio, anche se ho sempre anche lì l'impressione che li controlli più da qui che dal basso, ok? Ho questa sensazione, come se da un momento all'altro potesse scapparle via il controllo, perché li controlla leggermente di gole, sono infatti un pochino schiacciati, però è un'impressione che ho qua, non ne posso avere la certezza. Quindi comunque alla fine se l'è gestita molto bene, infatti è riuscita anche a tenere delle note un po' più lunghe qua senza perdere il controllo del fiato. Ecco, vabbè, questa è stata un'analisi inaspettata perché come vi dicevo non avevo mai sentito questa esibizione e non mi aspettavo diciamo delle difficoltà tecniche di questo tipo da parte di Angelina, che lei è veramente una cantante bravissima, una grande artista, mi piacciono molto anche le sue canzoni, e lo potete vedere anche delle altre reaction, dalle tante altre reaction che ho fatto su di lei in cui la elogio a 360 gradi sia come cantante che come artista. Qui qualcosa non ha funzionato, non so bene dirvi che cosa, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, spero di non essere stato troppo duro e mi dispiace, però credo di essere stato onesto e sincero. E niente, mi fermo qua, fatemi sapere quali potrebbero essere le prossime reaction su Angelina Jordan e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Non dimenticate di lasciarmi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!